Abbiamo preso un bel profilo di 80x4 e adesso vediamo di tagliarlo a 45 gradi, blocco, e cominciamo a testarlo. Guardiamo dove finiamo. Ok, vediamo per l'acqua. Prima l'abbiamo puntato con la saldatrice TIC perché tira molto meno, adesso invece la passiamo con quella a filo continuo che facciamo prima. Ok, adesso facciamo l'altra soldatura di qua, facciamo e così via. Volete vedere la mia saldatura? Volete vedere? La faccio vedere. Non male. Ecco, questi saranno i due piedistalli che terranno su tutto l'impianto. Naturalmente sono due che vanno separati da una traversa. Come potete notare sono praticamente gemelli anche all'interno, saldature, adesso andranno chiaramente limate e avanti così. E abbiamo finito di fare il lavoro più sporco, meno gratificante per fortuna, e adesso niente, lo portiamo a casa, lo portiamo e facciamo i lavori, finiamo di fare gli altri lavori.
Ecco, adesso abbiamo preparato le scarpette per tutto il telaio. Adesso diamo una bella spianata sotto, così siamo sicuri che appoggi veramente bene sul letto del tornio. Uno e una due naturalmente, questo andrà messo così alla fine. Ecco, e dopo qui ci andiamo a saldare sopra tutto il catafalco. Un pezzo già in macchina, adesso ci tiriamo via appena appena un pochino, tanto per pareggiarlo. Ecco, adesso siamo sicuri che il piano è veramente pari, in modo che appoggi bene e anche in modo che non si danneggi il letto del tornio. Battendo pari non succede nulla, adesso lo spigoleremo un pochino e avanti così. Ecco, abbiamo appena finito di tagliare la piastra che andrà come a uso fissaggio. Adesso vediamo che andrà messo sotto al supporto, praticamente andrà messo sotto così, una volta filettata, che riprende questo buco e si attacca tipo controtesta, tanto per dire. Adesso devo mettere insieme i fermi, questo è quello che va sotto, ce ne sono due, questo serve per il centraggio, perfetto, e sarebbe stato forse meglio farlo con un pezzo unico fresato, ma un pezzo così di spessore di 3 non ce l'ho, e invece se sotto serve tutto lo spessore disponibile per la tenuta della vite, e andiamo a mettere insieme. Abbiamo già fatto il buco di accoppiamento e adesso ci è rimasto l'ultimo filetto che andranno messi così. Ecco, adesso i filetti sono fatti, i filetti, questo andrà, ormai mi scappava, questa andrà avvitata qui così, e l'insieme correrà sotto del letto del tornio. Ecco, i piedini sono praticamente completi, questi sono i pezzi che vanno dentro, sono dentro di qua, si incastrano alla perfezione, siamo praticamente perfetti. Questo andrà in coda qui, uno qui e uno lì. Dopo qui ci va attaccato naturalmente il piedone, e così il piede è completo. Qui sotto l'abbiamo pareggiato. Questo va attaccato così, con le sue vite.
diventi praticamente un blocco solidale con letto del torno. Ecco, adesso abbiamo posizionato tutto lo scafandro metallico sui piedoni, già posizionati, già stretti, e per forza di cose dobbiamo fare la puntatura e presaldatura qui sul posto per essere certi che poi non ci siano delle differenze di inclinazioni, o così siamo certi che diventa pari, siamo certi. Già adesso l'ho pareggiato, quindi già è stabile, stabilissimo, quindi non bisogna fare altro che puntarlo e finire di saldarlo. Ecco, adesso che abbiamo tagliato la piastra, questa sarà la piastra che collegherà tutto lo scafandro al tubo che sostiene il perno della fresa, quindi sarà fondamentale lavorare bene qui. E prima lo squadriamo bene, poi ci facciamo quattro buchi e poi ci facciamo un grande buco che accetterà il perno, il tubo della fresa, e andiamo in lavorazione. Ecco, adesso l'abbiamo messo sul mandrino 4 griffe, adesso ci facciamo un centrino per accompagnarlo con la contropunta.
abbiamo già fatto i 4 buchi della piastra per il fissaggio al telaio, però chiaramente non avendo la presunzione che possa essere per il telaio possa essere perfetto, è una cosa praticamente impossibile, qualche centesimo, qualche decimo, qualche millimetro ci sarà di sicuro di differenza. Noi dobbiamo fare in modo che questa piastra possa essere regolata in tutti i sensi per trovare l'asse perfetto del perno. E ho fatto in questo modo, ci metto sotto i bulloni regolabili, così, ecco, io vado a saldare la testa nel telaio, così dopo mi rimane il campo di regolazione da poterlo muovere in tutti i sensi. Questo è l'albero telescopico, che poi all'interno ci andrà l'albero vero e proprio che tiene sulla fresa, e abbiamo cercato di farlo il meglio possibile. Questo è il centrino che ho usato per tenere in centro il tubo, e questo è il risultato. Non male. Allora adesso dobbiamo costruire un boccolone, un grande boccolone che andrà a supportare il tubo telescopico. Andremo a fissarla a questa piastra una volta lavorata, che questa piastra l'ho composta in 2 pezzi perché non avevo il materiale abbastanza largo, e cominciamo a lavorarlo. E abbiamo già fatto una prima sede che dovrà accettare questo tubo a spessore una volta lavorato, e poi lo saldiamo insieme. Adesso cominciamo a lavorare questo grosso tubo per adattarlo a questo prima sgrossatura, e adesso ci andiamo a preparare per saldare questa piastra qui, e una volta saldata poi dopo lo rifiliamo e lo rifiniamo bene. Ecco, prima di saldarlo però dobbiamo fare un'operazione finché siamo in tempo, che dopo non riusciamo più. Dobbiamo creargli un buco di 30 mm che poi ci andrà fatto il perno per il bloccaggio del tubo telescopico. Ecco, adesso abbiamo posizionato il tubo sul mandrino a 4 griffe e andiamo a fare già il centraggio. Andiamo a fare.
Okay. Abbiamo fatto una grossa saldatura per avere la massima tenuta e soprattutto diminuire al massimo le vibrazioni che la saldatura può ripercuotere. E adesso andiamo a pulire. Ecco, adesso abbiamo finito di pulire il blocco di sostegno dello stelo, abbiamo pulito la saldatura e un po' qui, un po' dappertutto abbiamo pulito. Adesso andiamo a costruire il blocco per lo stelo. Allora, mi serve una piastra da mettere qui, praticamente, da imbullunare qui, e lo ricavo con questo piastrone di ferro, che adesso però dovrò dargli la giusta rotondità, dovrò dargli, quindi dovrò metterlo intorno, farlo arrivare fino a 101,5, che è uguale al diametro esterno di questo. E abbiamo fatto un lavoro un po' posticcio, ma l'importante è riuscire a dargli la convessità giusta. Comincia a venire, ma c'è ancora un bel po' da togliere. E d'altronde, andando avanti a 5 decimi per volta ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di Ecco, questo dovrebbe essere l'ultimo passaggio, dovrebbe essere. Ed ecco qua il nostro super pezzo. Questo qui dovrà andare qui. Come si può vedere non c'è nessun gioco. È praticamente la copia dell'altro. E dopo ci facciamo 4 forellini e andiamo a fissarlo. Abbiamo già fatto un buco di 30 anche qua. E andiamo avanti. E abbiamo già fissato il blocchetto con 4 viti. Adesso questo scorre regolarmente e questo è il pistoncino di blocco. Ecco, questi sono i blocchetti, che ce ne sono 2 naturalmente, che vanno messi sopra qua.
Ecco, adesso dobbiamo cercare di fare un'asola di 14 di larghezza e un po' più larga per permettere la rotazione di un fuoricentro di 14. Ok, siamo praticamente 15, adesso dobbiamo solo spostarci, che forse prima mi era sbagliato a dirlo, è 15 non 14 l'asola che mi serve. Adesso dobbiamo spostarci 3 mm di qua e 3 mm di là. L'importante è aver trovato la misura giusta. Adesso siamo al centro, io uso il lettore digitale, come si può fare anche con l'ogno, e mi sposto un po' alla volta naturalmente, perché spostiamo intanto di quel tantino qua intanto e facciamo già una passata qua, facciamo. Abbiamo creato un'asola perfetta, direi. Adesso la vediamo. Non male, eh? Lavoro direi perfetto, un'asola professionale. Dentro ci andrà la cam di 15 sfalsata, che ruotando mi sposterà avanti e indietro lo stantufo che farà da blocco per lo stelo della fresa. Allora, qui adesso dobbiamo creare l'alberino cam per mandare avanti lo spinotto, lo stantufo che bloccherà il perno. Devo fare un fuoricentro di 3 mm praticamente, 30 decimi. Ho già messo più o meno in posizione, adesso è 0, che sarebbe il posto più indietro, poi 1 mm, 2 mm e 3 mm praticamente. Esatto, sono 3 mm di fuoricentro che dovrebbero bastarmi facendo il 180 gradi praticamente. Ed ecco che abbiamo già centrato i due supporti, un 12 praticamente. Adesso andiamo a rifinire il fuoricentro che fa da cam per il nostro stantufo. Andiamo a farlo. Ecco, adesso lo mettiamo su centrato con la Ecco, questo è il piccolo cam, come si vede c'è dentro il fuoricentro che manda avanti lo stantufo, che poi sarà da tagliare e fare lavorare, ed è così. Ecco, adesso è montato, pistoncino, si fa 3 mm di corso praticamente. Dopo che chiaramente ci attaccheremo una maniglia, un maniglione, e tac, si blocca, si libera, si blocca, si libera, si blocca e così via. Ecco, adesso abbiamo fatto un piastrino provvisorio qua, da poter mettere in tensione lo stantufo,
perché altrimenti non si può tornire. E adesso andiamo a tornire la parte interna, andiamo a tornire con lo stantufo, dobbiamo tornire, dargli la giusta curvatura e la dimensione per lo stelo di 80 praticamente, che si vadano a copiare insieme, e andiamo a farlo. E per sapere esattamente dov'è l'utensile, perché si fa fatica a misurare quell'oggetto là in lavorazione, è molta fatica, e dobbiamo avere una misura certa per l'utensile, quindi abbiamo messo su un pezzo provvisorio. Ecco, adesso possiamo misurare e sapere esattamente dove si trova l'utensile. E 51 e 20, 51 e 20 praticamente, aspetta che l'ho messo male, infatti 51 e 43, andiamo a metterlo sul lettore. Perfetto, così adesso abbiamo una misura certa e possiamo mettere sul pezzo tranquillamente sapendo che va a misura precisa. Adesso abbiamo appena finito di dare la giusta rotondità allo stantufo. Adesso smontiamo tutto, smontiamo piastrini, piastroni, e diamo una bella ripulita, una bella sbavata, e poi andiamo a costruire le boccole che vanno qua, le boccole di scorrimento. Adesso andiamo a fare un buco qui, che ci mettiamo l'ingrassatore, che è un 10x1, un passo ad 1. E anche l'ingrassatore ben sistemato. Adesso andiamo a dare una pulita dentro in generale. Caldo e freddo fanno miracoli. In macchina dobbiamo andare a fare 4 grossi fori di 10 mm, per il fissaggio alla piastra principale. Poi dovrà centrare quel supporto qua, dove centrare, e l'unico modo è adesso allineare il trapano con il contropunto, che così è perfetto praticamente, e poi adesso che è perfetto andiamo a mettere su una fresa di 30 che è grande come il buco, mettendo su una fresa di 30 andiamo a centrare quasi perfettamente il nostro buco.
metterlo in asse praticamente. Ecco, qui abbiamo il 30 preciso, abbiamo il 30, adesso siamo sicuri che è in asse, quindi blocchiamo il divisore, blocchiamo, e dopo abbiamo tutti i riferimenti precisi. Ecco, abbiamo già posizionato il tutto, adesso cominciamo a fare i 4 buchi, che vanno a tirare l'uno dall'altro praticamente, e cominciamo. Ecco il gruppo telescopico, è perfetto praticamente, non ha nessun gioco, anche se comunque dovrà per forza essere bloccato da tamponi qui, per evitare tutte le vibrazioni, però intanto è perfettamente centrato e nessun gioco, è molto liscio. E abbiamo già fatto i 4 buchi filettati anche nella piastra di supporto, così che noi possiamo andare a mettere qui il gruppo di sostegno telescopico. Tre e una 4. Adesso andiamo a rimontare il gruppetto qui, lo stantuffo di fermo, e poi andiamo a piazzarlo su praticamente. Ecco, questo è il gruppo di sostegno completo. C'è solo questo dado che ho messo provvisorio per poter adesso agire, dopo aver tolto ci avrebbe fatto una cosa fatta bene. Intanto però vediamo che lo stelo scorre alla meraviglia, e dopo con questo si dà un piccolo blocco e diventa un macigno praticamente. Ecco, abbiamo appena montato il gruppo sul telaio, così si capisce come va a finire. C'è il suo tubo telescopico, qui c'è il blocco, mollando il blocco qua il tubo telescopico scorre in alto e in basso il nostro piacimento. Qui c'è il blocco, adesso qui c'è una leva che non so se la mettiamo dentro o fuori, la vediamo nel secondo tempo in base ad altri parametri, però mi sembra ben strutturato e bello robusto, scorre bene, scorre, e andiamo avanti con tutte le altre cose. Siccome che questo tubo è troppo grande per prendere il cuscinetto di 62, adesso con questo tubo a spessore ci facciamo una boccola, una di qua e una dall'altra parte, per accettare i 2 cuscinetti conici. Ed ecco che abbiamo fatto la prima boccola per il cuscinetto naturalmente conico, è un 62 con l'interno di 30, e questo naturalmente andrà su per interferenza, quindi questo lo scalderò un po', questo lo metterò in congelatore, e dopo il tutto andrà montato dentro lì, andrà montato allo stesso modo. E anche la seconda sede dovrebbe essere pronta, adesso non passa, ma dopo per interferenza lo facciamo passare. Ok, 5 centesimi va benissimo.